Ok, partiti. Vabbè. Allora, siamo nel laboratorio di Inter Mondrale, fisico teorico, studente del grande Giuliano Preparata, ormai adesso studenti, sì, che ha portato avanti gli studi, come mi diceva prima, i suoi studi fatti da Giuliano Preparata sulla coerenza, che poi ha avuto modo di portarli sulla cosiddetta fusione fredda, che uscì nel famoso 23 marzo del 1989. Luca l'ha vissuto in diretta, perché lui quindi stava facendo la sua tesi di dottorato nell'89, hai detto. Così, ecco, come sapevo anch'io, ho scritto dal suo libro, che il primo a dubitarne fu Giuliano Preparata, a dire che non ci credeva alla fusione fredda. Poi gli dissero che invece Fleischmann era il più grande elettrochimico quasi del mondo. Sì. Prosegui tu che... E niente, ci pensò e in base ai suoi studi sulla coerenza comprese che c'era una spiegazione possibile di un meccanismo di questo tipo, proprio in base al fatto che meccanismi di coerenza quantistica nella materia possono indurre delle reazioni che possono coinvolgere gradi di libertà ad alto contenuto energetico partendo da gradi di libertà a basso contenuto energetico, attraverso un meccanismo che si chiama up conversion. E quindi ha sviluppato quindi una teoria di base, insomma, gli elementi essenziali della teoria che potevano spiegare la fenomenologia che era stata presentata nella famosa conferenza stampa di Fleischmann e Pons, che dichiaravano appunto che era possibile produrre delle reazioni di tipo nucleare all'interno di una cella elettrolitica che notoriamente coinvolge energie dell'ordine dell'electron volt, mentre le reazioni nucleari sono delle reazioni che coinvolgono transizioni energetiche dell'ordine dei milioni di electron volt. Quindi con un livello di energia veramente basso, che la scienza ufficiale ancora quasi non riconosce ancora. A che punto siamo arrivati con la scienza ufficiale? Con queste... Siamo in un momento in cui, senza troppo clamore, cominciano a uscire dei lavori su riviste scientifiche peer-reviewed, quindi chiamiamole mainstream, in cui si parla di reazioni di questo tipo. Posso già annunciare che è in fase di pubblicazione, anzi direi che è stato accettato e ci hanno soltanto chiesto di verificare le bozze, cioè di verificare la versione definitiva prima della pubblicazione. Un nostro articolo a firma mia e di Giovanni Modanese, che è professore al Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Bolzano. Lui è un fisico matematico, un fisico teorico, che è nel Dipartimento di Ingegneria e con il quale ho scritto qualche lavoro ultimamente di fisica teorica riguardante meccanismi di coerenza all'interno della materia dovuta a oscillazioni coerenti di particelle cariche.
plasmi quantistici. E stavo dicendo, è in fase di uscita questo articolo, verrà pubblicato a breve, un articolo che mostra, di carattere sperimentale, che mostra la avvenuta trasmutazione di idrogeno normale in deuterio. Tra l'altro questo è un esperimento che è stato fatto con questa apparecchiatura alla mia destra. Sì, che dopo lo descriverai. Sì, adesso l'apparato relativo a quell'esperimento è parzialmente disinstallato, perché sto facendo un altro tipo di esperimento qui, però posso mostrare i componenti fondamentali e descrivere come ha funzionato l'esperimento. E quindi dicevo, in questo lavoro ormai pubblicato, mostriamo che riusciamo a produrre un eccesso di atomi di deuterio partendo da cicli termici su polveri di titanio caricati con idrogeno normale. Il titanio, spieghiamo un po', il titanio ha la proprietà di assorbire tantissimo idrogeno, al suo interno fino a 900 volte. Fino a 2 volte stechiometriche. Cioè significa che si riesce a far sì che ci siano 2 protoni per ogni atomo di titanio. 2 protoni. Cioè praticamente 2 nuclei di idrogeno per ogni atomo di titanio, che è un caricamento altissimo. Quindi vuol dire, se lo si potesse immaginare su una linea, avremo titanio, idrogeno, idrogeno, titanio, idrogeno, idrogeno, titanio. Ovviamente la cosa è tridimensionale, ma per intenderci c'è tanto idrogeno in questo. Quindi in quelle condizioni, secondo la nostra teoria, si formano degli stati, dei plasmi, si chiamano plasmi di protoni, che hanno delle configurazioni coerenti, cioè tutti questi protoni si condensano in stati che hanno delle dimensioni dell'ordine tra 1 e 10 micron di raggio, diciamo. Ecco, questo è stato misurato, la dimensione del dominio? No, non è stato misurato. Questo è calcolato. È calcolato, perché insomma, è una dimensione enorme che già insomma, si vede benissimo quasi. Insomma, sì, non sono stati ancora ideati degli esperimenti per vedere fisicamente questa struttura. È un esperimento, è un percorso teorico, sperimentale che potrebbe essere intrapreso. Arriverà a suo tempo. Può essere che, diciamo che queste strutture sono state viste in altri contesti. Per esempio nello studio dell'acqua liquida ci sono delle misure che mostrano che esistono. Acqua liquida? Sì, anche l'acqua, secondo la teoria della coerenza, è costituita da collezioni di domini, Sì. che ognuno dei quali è costituito da uno stato coerente di atomi di acqua, di molecole di acqua. Poi tra un attimo magari spiegherò cosa vuol dire stato coerente. Ecco, sì. E tra poco io ti avrei chiesto della coerenza, cos'è questa coerenza? Sì, magari sarebbe carino anche usare la lavagna per spiegarlo, sì. Allora, questo non si cancella più perché è lì da un po'. Allora stavamo dicendo che della coerenza, vediamo di descrivere in maniera non troppo tecnica di cosa si tratta, no? In un gas
possiamo considerare di avere un certo numero di particelle che si comporta in maniera, classicamente si comportano come delle palline che urtano le une contro le altre e quindi rimbalzano tra di loro e rimbalzano sulle pareti dei contenitori. Erano dentro ai giochi una volta nel bar, come si flipper. Sì, o anche il biliardo, no? Esatto, sì. E quindi questa è la visione classica di un gas, e qua c'è tutta una teoria cinetica dei gas che rappresenta in maniera molto efficace il comportamento di queste particelle, legando il comportamento dinamico di ogni singola particella con le quantità termodinamiche, pressione, temperatura, volume, tutto perfetto. Ora, quando si va a concentrazioni più elevate, quindi quando immaginiamo che la distanza, aumentiamo quindi il numero di particelle, la densità delle particelle, quando veramente o anche lo stesso numero di particelle però comprimendo a sufficienza e abbassando a sufficienza la temperatura. Quindi immaginiamo di raffreddare a sufficienza questo sistema e far sì che la sua densità possa aumentare a un livello sufficiente. E andiamo a vedere come si comporta la singola particella, tenendo in considerazione le sue proprietà quantistiche adesso. Quindi introduciamo degli elementi in più. Prendiamo quindi per esempio il singolo atomo, ossia la singola molecola, rimaniamo sul semplice, parliamo di atomo. L'atomo è un sistema che è costituito da un nucleo, da elettroni. Questi elettroni possono trovarsi in vari stati energetici, normalmente si trovano sullo stato fondamentale, quello di minima energia, però se opportunamente eccitati, per esempio con un fotone, l'elettrone che appartiene a quell'atomo può saltare a un livello, non a una banda di valenza, a un livello energetico superiore. Stiamo parlando del singolo atomo. Cosa significa? Che adesso rappresentiamo in maniera molto elementare lo stato fondamentale con un cerchiettino attorno al nucleo. Possiamo rappresentare, è una rappresentazione poco aderente alla realtà, ma per capire possiamo rappresentare il livello successivo di eccitazione con un cerchietto un pelino più grande. E questo è uno stato quantizzato, sono stati quantizzati, questa è una caratteristica fondamentale della meccanica quantistica. Quindi esistono dei livelli possibili, che sono gli unici livelli possibili per quell'elettrone, e quindi ogni atomo avrà la sua caratteristica di livelli fino al livello considerato libero, cioè di energia nulla, diciamo, di energia non negativa, in cui l'elettrone è libero e si libera completamente dall'atomo e quindi rimane un atomo ionizzato con un nucleo. Parliamo per semplicità di idrogeno, così non stiamo in cui c'è un solo protone e un solo elettrone. Quindi quando l'elettrone diventa libero abbiamo un atomo ionizzato, abbiamo un protone e un elettrone libero. La transizione tra un livello e un altro avviene grazie all'interazione col campo elettromagnetico, che in termini quantizzati si chiama fotone. Quindi quando un fotone dell'energia esattamente corrispondente alla differenza di energia tra un livello e l'altro interagisce con l'atomo, il fotone viene assorbito e l'elettrone transisce al livello successivo. Adesso per semplicità limitiamoci a un caso ideale in cui abbiamo un atomo con un livello fondamentale e un livello eccitato e basta, per semplificare la trattazione. Questo significa che
esisterà un'unica energia fotonica in grado di far transire questo elettrone dallo suo stato fondamentale allo stato eccitato, l'unico stato esistente. Quindi arriva il fotone, interagisce con l'elettrone, il quale assorbe il fotone e transisce sullo stato eccitato. Esiste anche il processo inverso, in cui un atomo eccitato fa transire l'elettrone dallo stato eccitato allo stato fondamentale emettendo, quindi lui transisce ed emette un fotone, la cui energia è esattamente quella della differenza dell'energia dei due livelli. Questo è perfettamente noto, ampiamente... Ai tempi della nascita della meccanica quantistica, quindi parliamo di Niels Bohr, lui sì, a iniziare a calcolare questi passaggi. Sì, esatto. Più di un secolo fa. Sì, è tutto ampiamente stabilito, tutto ciò. Ora, immaginiamo adesso di avere un altro atomo identico, questo è fondamentale, deve essere identico, che anche lui può fare lo stesso tipo di processo. Ora, un altro degli... Sì. Prima parlavamo di un atomo isolato, ora stiamo parlando di due atomi. Adesso prendiamo due, prendiamone due, poi ovviamente, come si sarà già capito, Esatto. Per iterazione andiamo a vedere cosa succede con n. Esatto. Quindi con due fotoni, con due atomi, quello che potrebbe succedere è che un atomo eccitato, transisce sullo stato fondamentale emettendo un fotone che va a interagire con un atomo che si trova nello stato fondamentale e lo fa transire, viene assorbito questo fotone e l'elettrone viene eccitato. Quindi c'è uno scambio di eccitazione, diciamo. Ora, questo processo, così, detto così, non avviene perché c'è un effetto Doppler quando il fotone viene emesso con un'energia leggermente più bassa rispetto a quella che avrebbe se la massa di questo atomo fosse infinita. Quindi la sua energia è un po' più bassa, quindi già andrebbe fuori risonanza, quindi questo processo di per sé non potrebbe avvenire. Però adesso introduciamo un altro elemento che è tipico della teoria quantistica dei campi, secondo cui un atomo emette e riassorbe continuamente fotoni virtuali. Cosa sono i fotoni virtuali? Sono dei fotoni che non propagano nel vuoto perché non hanno l'energia sufficiente per farlo. Però questi fotoni possono essere emessi dall'atomo in un tempo sufficientemente breve, tale per cui il principio di determinazione tra l'energia e il tempo non viene violato. Per un tempo delta t sufficientemente piccolo si può violare la conservazione dell'energia per un fattore delta E. Adesso dipende dalle unità di misura, io utilizzo normalmente le unità di misura naturali, per cui H tagliato uguale a 1, però normalmente si trova questa è la scrittura tipica del principio di indeterminazione. Quindi per tempi sufficientemente piccoli l'energia può essere violata ed è questa la ragione per la quale esistono dei fotoni virtuali, cioè l'atomo può emettere un fotone
violando questa conservazione dell'energia, purché questa cosa avvenga per un tempo sufficientemente piccolo. Questo è il principio di indeterminazione applicato all'energia. Allora, se durante l'emissione di un fotone virtuale c'è un atomo sufficientemente vicino che invece di far sì che il fotone venga emesso e riassorbito dallo stesso atomo, sia abbastanza vicino per far sì che il fotone venga emesso da un atomo e assorbito da un altro, allora lì può succedere qualcosa di interessante. Tipicamente, quando la distanza media tra due atomi è minore, quindi chiamiamola D, è minore della lunghezza d'onda del fotone virtuale, questo meccanismo diventa probabile. Aggiungendo quindi, passando a n uguale a 3, quindi aumentando il numero di atomi, o meglio la densità degli atomi, quindi il numero di atomi per unità di volume, sì, questa cosa può diventare sempre più probabile. Allora, questo è un modo a parole per descrivere un meccanismo che si descrive invece in termini matematici, che porta a una transizione di fase. Cioè si può dimostrare che quando c'è un insieme di atomi che emette e assorbe dei fotoni a una determinata lunghezza d'onda o a una determinata energia, esistono delle configurazioni in cui tutti gli atomi acquisiscono la stessa fase quantistica, che è un altro degli elementi, dei componenti fondamentali della meccanica quantistica e della teoria quantistica dei campi. Tutti gli atomi acquisiscono la stessa fase, che potremmo rappresentare come una freccettina che evolve. Sì. Però in una spiegazione semplice, questo è la QED di QED. QED spiega questo, ma in parole ancora più semplici, tutti questi tre atomi, questi tre omarini si muovono. Cominciano, più che muoversi nella rappresentazione che sto facendo, perché poi parlerò dei plasmi che invece hanno un'oscillazione effettiva, però adesso qua stiamo parlando di atomi, possiamo dire che questa freccettina, che è quella che descrive l'evoluzione temporale dei singoli atomi, invece di avere ognuna delle direzioni casuali e evolvere magari anche alla stessa frequenza, ma ognuna per i cavoli suoi, più avanti, più indietro, sì, tutti sfasati, c'è un meccanismo al di sopra di una densità critica, come dicevo prima, in cui tutte queste freccettine, queste fasi quantistiche, preferiscono diventare uguali, perché, dopo dirò perché preferiscono, anzi lo dico subito, perché si abbassa l'energia e dirò perché si abbassa l'energia. Queste freccettine preferiscono andare tutte assieme, tutte con lo stesso valore, istante per istante, ed evolvere secondo delle equazioni che si chiamano equazioni della coerenza, assieme alla fase quantistica del campo elettromagnetico che a questo punto li lega nel loro complesso. Cioè il campo elettromagnetico, che è l'insieme di questi fotoni che individualmente si scambiano tra gli atomi, anche essi, anche i fotoni, acquisiscono tutti la stessa fase quantistica e quindi i quanti del campo elettromagnetico si sommano tutti algebricamente a questo punto, perché non hanno più direzioni differenti, e sviluppano un campo classico. Classico cosa vuol dire? Che non fluttua attorno a un valore nullo, ma acquisisce un valore il cui valore di aspettazione è diverso da zero. Quindi si sviluppa un campo elettromagnetico classico con una frequenza rinormalizzata, adesso non entriamo nei dettagli,
tale per cui tutti questi atomi interagiscono coerentemente con questo campo e hanno tutti la stessa evoluzione temporale e la stessa fase quantistica. Questo avviene su una dimensione che è dell'ordine della lunghezza d'onda del fotone, o meglio, del campo elettromagnetico classico che si è sviluppato. Questo campo ha anche assume anche una distribuzione spaziale che, se prendiamo il centro del dominio, questo si chiamerà dominio di coerenza, il valore, l'ampiezza del campo elettromagnetico assumerà una forma a campana che avrà un valore massimo nel centro del dominio e che tenderà, secondo una certa funzione, a zero al di fuori del dominio, dove i suoi valori torneranno a essere quelli della fluttuazione quantistica di campo nullo, quindi incoerente. Oscilla attorno, sopra e sopra lo Sì, questa cosa oscillerà nel campo complesso in generale, ma con una frequenza che sarà rinormalizzata, che sarà la stessa della frequenza rinormalizzata del campo di materia, e che avrà un valore che tende allo zero sui bordi del dominio di coerenza, e qui ci sarà una connessione di continuità con le soluzioni del campo nullo, quindi incoerente, le fluttuazioni quantistiche di campo nullo del campo elettromagnetico. Quindi questo oggetto è una proprietà emergente della materia in cui i singoli atomi perdono la loro individualità, perché non sono più descritti dalla funzione d'onda del singolo atomo, ma è più corretto parlare di campo di materia più che di insiemi di atomi, ma quindi dicevo, il campo di materia assumerà anch'esso avrà anch'esso un andamento a campana, leggermente diverso da quello del campo elettromagnetico, ma comunque a campana, in cui gli atomi non si troveranno nello stato fondamentale, ma saranno una sovrapposizione dello stato fondamentale e dello stato eccitato. Quindi non avranno più le stesse proprietà del gas, ma ogni singolo atomo sarà un pochino, conterrà un pochino delle proprietà del primo livello eccitato, o comunque del livello eccitato che verrà preso in considerazione, perché poi in realtà questi atomi non hanno 2 livelli, hanno n livelli, hanno tantissimi livelli. Verrà selezionato di volta in volta la coppia dei livelli su cui si innesca la coerenza, e questo dipenderà dalle proprietà degli atomi che prendiamo in considerazione. Per esempio nell'acqua c'è uno stato a 12,6 eletronvolt, mi sembra, che è quello favorito per l'innesco della coerenza tra lo stato fondamentale e lo stato eccitato, sul quale si innesca il campo elettromagnetico che genera i domini di coerenza dell'acqua. Come dicevo prima, ci sono delle misure pubblicate che mostrano, attraverso l'uso di un microscopio a forza atomica, l'esistenza di strutture mesoscopiche sulla superficie dell'acqua. Altre parole? Strutture di dimensioni molto superiori a quelle delle molecole di acqua, dell'ordine dei... adesso sto andando a memoria... Delle zattere, delle chiatte, dei granuli... Come se la superficie dell'acqua avesse delle collinette che non dovrebbero esserci secondo la visione che va per la maggiore dell'acqua,
quella secondo cui l'acqua è una collezione di molecole che interagiscono con dei potenziali euristici particolarmente complicati, basati appunto su dei ragionamenti di carattere euristico. Invece in questa maniera, con questo approccio teorico, è possibile descrivere la raison d'être del liquido e anche del solido. Con questo meccanismo si può descrivere perché si forma un cristallo, perché ha una struttura così coerente, così precisa, così ben ripetitiva su distanze di milioni di piani reticolari, che pensando che questo debba essere associato all'interazione tra primi vicini è un bel impegno intellettuale. L'esistenza invece di un meccanismo che intrinsecamente introduce un ordine a grandi distanze, perché questo ordine sarebbe imposto dal campo elettromagnetico, che ha per sua natura un'estensione spaziale, che dipende dalla lunghezza d'onda, è un'idea che invece è molto più verosimile, ragionevole. Mi sta venendo in mente, quindi, infatti Giuliano Preparata, uno dei suoi libri semplici, il titolo è Dai quark ai cristalli. Sì. La coerenza. Perché dai quark? Quel libro si intitola così perché? Perché tutto è nato dalla teoria dei quark. Tra l'altro è stato l'argomento della mia tesi di laurea. Io non nasco come un fisico della materia, ma come un fisico delle alte energie. Ho fatto una tesi di laurea. Alte energie vuol dire più andiamo nel piccolo, delle particelle. Esatto, più ci vuole energie alte, quindi sì. Alte energie vuol dire che andiamo sempre nel più piccolo. Sì. Più si va sul piccolo, più la lunghezza d'onda dei campi quantistici deve essere piccola, perché non si può descrivere qualcosa di piccolo con un'onda lunga, no? Più è piccola la lunghezza d'onda e più deve essere grande il momento associato a questi, perché il momento è coniugato alla posizione. Quindi piccole lunghezze d'onda corrispondono a grandi momenti, e grandi momenti sono associati ad alte energie, a grandi energie. La tua tesi di laurea? Sì, dicevo, la mia tesi di laurea è consistita in uno studio numerico sul reticolo, atto a mostrare un calcolo analitico fatto da Preparata qualche anno prima, che mostrava che il campo di colore, adesso entriamo un pochino, il campo delle interazioni, bravissimo, il campo che descrive l'interazione tra i quark, che sono gli elementi costitutivi degli hadroni, come per esempio il protone, i neutroni, la delta, vabbè, poi ci sono le particelle instabili. Parliamo di protoni e neutroni, che sono composti da quark. Questi quark sono tenuti assieme da una forza che si chiama forza di colore. Questa forza di colore è descritta da una teoria che si chiama teoria di gauge SU3 e Giuliano ha dimostrato che lo stato di minima energia del campo di colore non ha un limite inferiore. Cioè, ci sono delle configurazioni legittime, reali, di quel campo che hanno una componente magnetica che fa sì che più è alto questo campo magnetico, più l'energia di questi stati è bassa. Questo significa che la natura
sceglie di aumentare questo campo magnetico in modo che l'energia si abbassi ancora sempre di più, in maniera divergente, cioè non esiste un minimo. Mentre prima si pensava che esistesse un minimo, cioè ci fosse un campo si chiama campo cromomagnetico, ottimale, che faceva sì che ci fosse un minimo, che era anche un minimo dell'energia, che era anche piccolo, trascurabile rispetto all'energia in gioco negli acceleratori, Giuliano ha dimostrato che questo minimo non c'è, a causa del fatto che erano stati trascurati dei modi instabili che lui invece ha individuato e che faceva sì che l'energia andasse a meno infinito. Questo comportava il confinamento dei quark, che è un problema che è tuttora irrisolto da un punto di vista rigoroso matematico della teoria. La libertà asintotica stiamo usando attorno? Sì, bravissimo, hai detto una parola chiave. La libertà, bravissimo, la libertà asintotica è associata al fatto, come dicevo prima, che esiste questo minimo, ma scusa, che però non esiste. E quindi Giuliano Preparata ha contribuito... Giuliano Preparata affermava che la libertà asintotica non esiste. Scusate, però i Nobel se li sono presi gli altri, o no? Sì, adesso io non ricordo... Sulla libertà asintotica di Quark, Preparata... allora, io sono stato... Non è molto raccontato... No, io ho vissuto in prima persona questa diatriba proprio perché ho fatto una tesi di laurea centrata sulla dimostrazione del fatto che si chiama scaling della teoria, l'energia non scalava secondo quello previsto dalla libertà asintotica. Questo è praticamente quello che ha dimostrato Preparata. E io ho dimostrato da un punto di vista numerico questo comportamento andando a simulare la teoria con una teoria di gauge pura, quindi senza quark, introducendo una eccitazione magnetica, ovviamente tutto simulato sul computer, introducendo una eccitazione magnetica alla teoria e facendo vedere che questa eccitazione non scalava secondo la libertà asintotica, appunto, ma scalava piuttosto secondo un'altra legge di scaling che era perfettamente coincidente con quella calcolata da Preparata, introducendo questi modi instabili. Quindi quello che si vedeva è che effettivamente, anche da un punto di vista numerico, la cromodinamica quantistica non aveva un vuoto stabile della teoria libera, cioè della teoria con gli stati finali esistenti. Infatti i quark non sono stati finali, non esistono come stati finali, proprio perché esiste il confinamento. Non è possibile osservare un quark isolato, quindi cosa significa? Che il quark non è uno stato finale. È possibile solo osservare agglomerati di quark, tecnicamente si dice a trialità nulla, quindi in cui non esistano linee di colore che escono dalla struttura, dall'insieme, dallo stato considerato. Quindi deve essere senza colore la struttura che si sta considerando. Sto entrando forse un po' troppo nel tecnico. No, va benissimo così, perché non si può sempre, visto anche l'argomento, bisogna anche parlare usando i termini che ci vogliono. Comunque, questo era un inciso per dire che adesso non starò a fare a parlare delle conseguenze di questa instabilità. Giuliano l'ha chiamata instabilità essenziale del vuoto perturbativo di QCD, l'ha chiamata così. Essenziale. Instabilità essenziale l'ha chiamata. Questo porta delle conseguenze in cui le linee di colore
vengono focalizzati in un'unica direzione, proprio a causa di questa condensazione infinita, quindi il colore non si comporta più come il campo elettrico, le cui linee si diffondono in 3D in tutte le direzioni, ma il campo di colore viene focalizzato in un'unica direzione. E questo comporta naturalmente l'esistenza di un potenziale lineare, che è quello del confinamento. Cioè un quark e un antiquark, per esempio, in un mesone, in un pi, hanno un potenziale che non dipende dalla loro hanno una forza che non dipende dalla loro distanza, proprio perché le linee non si disperdono nello spazio, ma sono focalizzate nel tubo di flusso. E questa è una conseguenza diretta della teoria del calcolo di preparata. Comunque, adesso torniamo su... Scusa se non voglio farti perdere il filo. Esatto, torniamo... Quindi stavo dicendo, perché dai quark ai cristalli? Perché tutta l'idea che poi è scaturita nella coerenza, che viene poi applicata nella materia, è nata dall'idea originale del calcolo di Giuliano, che ha comportato l'esistenza di questi stati in cui il campo elettromagnetico, nel caso della materia, interagisce con le cariche in una maniera costruttiva, sinergica, in modo tale da far sì che tutto si allinei. Nel campo di colore, nonostante non ci fossero cariche, non è vero che non ci sono cariche, perché il campo di colore è carico. Il campo elettromagnetico ha i fotoni che sono scarichi, non portano carica i fotoni. Invece i gluoni, che sono l'analogo dei fotoni nel campo di colore, sono carichi. Quindi la densità di carica nel caso della QCD è intrinsecamente altissima. Cioè ci troviamo in una condizione in cui le cariche, queste non sono cariche, sono dipoli, comunque ciò che emette e riassorbe il campo è ad alta densità. Nel caso della cromodinamica quantistica questo avviene intrinsecamente, perché sono i gluoni stessi che sono carichi, e quindi è per quello che avviene una condensazione. Perché non avviene la condensazione infinita nel caso della materia condensata? Perché nonostante ci sia un gap energetico che si sviluppa in maniera quanto più intensa, tanto più è alta la densità degli atomi, esiste un altro meccanismo che impedisce che questi atomi si compenetrino uno nell'altro, perché esiste una repulsione elettrostatica che a un certo punto diventa preponderante quando gli atomi, tra virgolette, si toccano. Allora a quel punto si trova un punto di equilibrio tra la forza di attrazione dovuta al fatto che il gap aumenta quando aumenta la densità e la forza di repulsione elettrostatica che impedisce un atomo di compenetrare l'altro. E questa è anche una spiegazione naturale del fatto che tutta la materia approssimativamente ha la densità massima possibile, compatibilmente con le condizioni termodinamiche, eccetera. Cioè la materia andrà sempre a compattarsi nella maniera da far sì che ci sia la massima densità possibile in quelle configurazioni, in quel tipo di configurazioni. Ok, quindi stavo spiegando il motivo del titolo. Questo è il motivo perché dal quark fino ai cristalli. Ora, io non ho descritto perché i cristalli hanno una struttura spazialmente coerente, e forse non è il caso che descriva anche questo, perché sennò... Però io ho descritto questo meccanismo che descrive a grandi linee il meccanismo di coerenza, per esempio quello che avviene nell'acqua, in cui non esiste una struttura spaziale dell'acqua, no? Perché è un liquido.
Nel caso dei cristalli esiste un ulteriore meccanismo che fa sì che la coerenza di fase sia connessa con la sua struttura spaziale. E questo fa sì che il cristallo debba essere spazialmente coerente. Però non entro in questo. Quindi, cosa c'è ancora da dire a grandi linee su questo? Ho parlato del singolo stato, del singolo dominio di coerenza. Tutto questo avviene a temperatura zero. Ora, se prendiamo un volume molto grande in cui ci sono tanti atomi, questi atomi svilupperanno questo dominio di coerenza e una volta sviluppato si formerà questo agglomerato di atomi che tenderà a compattarsi, perché più si compattano più l'energia si abbassa, ma poi ci saranno anche altri atomi fuori da questo dominio di coerenza. Ma allora può avvenire che anche in questo caso si crei un altro dominio di coerenza. E questo avviene attraverso un meccanismo che si chiama nucleazione, perché se immaginiamo di partire da un gas e poi per esempio o gli abbassiamo la temperatura o lo comprimiamo o comunque gli aumentiamo la densità, a un certo punto si innescherà spontaneamente questo meccanismo, l'energia totale del sistema atomi più campo elettromagnetico si abbassa, verrà emessa un'energia, perché se l'energia si abbassa bisogna che il sistema mandi via un po' della sua energia per abbassarla. Questo si chiama calore latente nel caso dell'acqua. Ma questa cosa avverrà nelle varie zone, si creeranno tanti domini. Il dominio parte perché c'è una perturbazione che innesca il runaway del campo elettromagnetico che poi forma il suo stato coerente, e questo meccanismo di innesco si chiama nucleazione per l'appunto. Quindi si formerà una miriade di domini di coerenza, o perché vengono nucleati attraverso una perturbazione che può essere di varie origini, può esserci una eccitazione elettrostatica, insomma può dipendere da tante cose, oppure la presenza del dominio di coerenza subito a fianco che può innescare la formazione del secondo dominio di coerenza, e quindi alla fine si formerà una miriade di domini di coerenza e la materia o il liquido verrà costituito da questa collezione di domini di coerenza che avranno delle proprietà diverse da quelle degli atomi presi uno alla volta. Ok. Introduciamo un altro elemento, perché tutto questo ragionamento avviene a temperatura zero. Non abbiamo parlato di temperatura. Temperatura 0 Kelvin o 0 Kelvin, 0 Kelvin, sì, certo, 0 Kelvin. Materia condensata. Sì, ma qui non c'è nessun concetto di temperatura per il momento, non abbiamo parlato di temperatura. In realtà la temperatura non può non esserci, diciamo, no? Abbiamo sempre il mondo che ci circonda è a determinate temperature tutte diverse da zero. Quindi che cos'è questa temperatura? Allora, tornando al gas ideale, la temperatura è una misura della velocità media degli atomi. In questo campo, in questo ambito un po' più strutturato, la temperatura è qualcosa di un po' più articolato, ed è la seguente cosa. Allora, partiamo dal singolo dominio di coerenza che è a temperatura zero. Immaginiamo a un certo punto di mettere la temperatura. Cosa vuol dire mettere la temperatura? Vuol dire mettere un gas di fotoni distribuiti con una distribuzione di Boltzmann alla temperatura che stiamo considerando. Quindi ci saranno dei fotoni
di varie lunghezze d'onda che andranno a interagire con i quanti del campo di materia. E cosa succederà? Che gli atomi che sono più vicini al bordo del dominio di coerenza avranno una differenza rispetto agli atomi fuori, immaginando che qui ci siano degli altri atomi, degli atomi nello stato libero, non coerente, saranno molto simili per il discorso di continuità che io avevo detto prima. Quindi più ci si avvicina al bordo del dominio, più gli atomi sono non eccitati come quelli al centro del dominio. Quindi questi atomi avranno un gap energetico. Possiamo fare un altro disegno, purtroppo ho un colore solo. Possiamo immaginare di mettere, farò tratteggiato, rappresentiamo con la linea tratteggiata l'energia associata spazialmente al dominio di coerenza. Quindi il gap energetico sul bordo sarà quasi zero, cioè anzi sarà zero proprio sul bordo. Invece sarà massimo, chiamiamolo delta E, al centro del dominio. Quindi l'energia che è necessario fornire all'atomo che si trova vicino al dominio per scalzarlo via dallo stato coerente è piccola. Quindi basterà anche un fotone di bassissima energia per far sì che questo fotone venga proiettato fuori dallo stato coerente. Questo diventa un'eccitazione termica, cioè diciamo entra a far parte questo atomo che viene scalzato via, entra a far parte di quello che viene chiamato la frazione incoerente della materia. Ora, mano a mano che si alza la temperatura, ci saranno fotoni sempre più energetici e quindi saranno in grado di scalzare dal dominio di coerenza anche atomi che sono sempre più vicini al centro del dominio. Quindi in pratica cosa succede? Che ci sarà ad ogni temperatura un valore che ho chiamato raggio termico del dominio di coerenza, al di là del quale non c'è la possibilità di avere atomi coerenti. Quindi tutti gli atomi che sono al di là di questo raggio termico sono incoerenti. Mano a mano che si alza la temperatura, questo raggio termico si riduce e la frazione incoerente si popola sempre di più. Arriverà un momento in cui il bilancio energetico del campo elettromagnetico, del termine di materia, non è più sufficiente quindi questo dominio di coerenza, questo gap energetico si assottiglia sempre di più. A un certo punto arriverà il momento in cui non è più negativo, cioè non c'è più il vantaggio energetico di avere questo stato coerente, c'è una transizione di fase completa e si torna allo stato gassoso. Quindi questo dominio di coerenza sopra una certa temperatura non ha più modo di esistere, proprio perché gli attacchi termici provenienti dal bagno termico di fotoni che interagiscono con il dominio di coerenza fanno sì che il dominio di coerenza si diminuisca a tal punto che il suo gap energetico diventa nullo e quindi c'è la transizione di fase e si torna nel gas. Quindi questa è la teoria. Quindi concludo questo discorso. Cosa abbiamo concluso da questo ragionamento? Che si formano due fluidi, chiamiamoli fluidi, perché esisterà sempre una frazione, cioè un grande numero di domini di coerenza che hanno un raggio termico determinato dalla temperatura, e tra un dominio e l'altro ci sarà una
frazione, adesso immaginiamo che qua ci sia un altro dominio, qua ci sarà una frazione di atomi che è in uno stato incoerente. Quindi abbiamo questi domini distribuiti all'interno del bulk della materia, sia esso un liquido che un solido, e una frazione incoerente. E questa è una visione molto simile alla descrizione a due fluidi dell'elio superfluido di Feynman, che aveva introdotto appunto il concetto dei due fluidi, una frazione coerente del superfluido e una frazione incoerente. Lui l'aveva introdotto a livello fenomenologico per descrivere la fenomenologia che si osservava nell'elio superfluido. Aveva fatto questa posizione di immaginare l'elio superfluido come costituito da due frazioni, una coerente e una incoerente, il cui rapporto dipendeva appunto dalla temperatura. Ora qui abbiamo esattamente la stessa configurazione, però non in forma fenomenologica, ma in forma di teoria rigorosa, ricavata direttamente dall'equazione della elettrodinamica quantistica. Quindi non c'è nulla di euristico, questa è elettrodinamica quantistica coerente. Questo fatto permette di descrivere in maniera molto efficace non voglio dire la totalità perché non lo sappiamo perché non l'abbiamo ancora fatto, ma una buona frazione della fenomenologia dell'acqua liquida ci permette di descriverla, stiamo parlando di calore latente, costante dielettrica, proprietà termodinamiche dell'acqua in generale, a partire dalla struttura elettronica delle molecole di acqua. Ultimamente si sente parlare della exclusion zone, EZ. Si chiama in americano Pollack. Gerald Pollack. Sì. E questa tra l'altro è una delle cose su cui sta lavorando intensamente anche Roberto Germano, che ha anche delle applicazioni tecnologiche di questo fatto e si è anche assicurato dei brevetti su questo e è in grado di produrre energia elettrica con questo meccanismo. La EZ, la exclusion zone, è una zona che si forma vicino a strutture idrofile, in cui la densità di questi domini di coerenza è più alta, cioè c'è un grado di coerenza che è più alto rispetto a quella del bulk, e questo fa sì che ci sia un potenziale chimico, che si sviluppi un potenziale chimico tra due zone dell'acqua, e questa cosa è direttamente misurabile, è una delle cose che fa in maniera sistematica Roberto Germano, in cui si vede appunto che prendendo dell'acqua trattata in un determinato modo, in modo tale che ci siano delle parti idrofile e delle parti idrofobe, adesso non conosco bene i dettagli, mettendo due elettrodi si constata non una differenza di potenziale, una corrente, quindi una differenza potenziale che resta, cioè una forza elettromotrice, e questo ha delle implicazioni tecnologiche ovviamente interessanti ed è difficilmente descrivibile immaginando che l'acqua si comporti come un affare che ha degli uncini, dei gancetti tra una molecola e l'altra. Uncini che sarebbero gli elettroni che si legano. Sì. Mentre qui... Questi uncini sarebbero i potenziali fenomenologici che vengono utilizzati da coloro che si occupano dell'acqua, che tipicamente utilizzano la molecular dynamics per descrivere questo tipo di interazioni dell'acqua liquida. Ora noi abbiamo una impostazione molto diversa che però secondo noi, a nostro parere, ci dà l'opportunità di introdurre degli elementi di complessità più elevati, perché avendo queste strutture mesoscopiche vuol dire di medie dimensioni,
abbiamo degli strumenti teorici in più per descrivere la fenomenologia dell'acqua e anche in prospettiva i fenomeni biologici, perché nella biologia, la biologia è un esempio tipico di meccanismi di coerenza al massimo grado. Come fa un essere vivente a mantenere per esempio, la sua struttura spaziale, per esempio? Come fa un organismo a comprendere che qui deve sviluppare i capelli e lì le unghie del piede? Come fa a esserci questa coerenza a livello cellulare? Come funziona una cellula? Come si può formare la meiosi? Come sanno le molecole che devono interagire con quella molecola ma non con quella? Visto che gli appassionati, questi sono tutti discorsi che troviamo nel magico Emilio Del Giudice, ne parlava tanto. Emilio Del Giudice poi era uno studente del grande preparato. No, non era uno studente. Studente nel senso che... No, erano colleghi. Io ero uno studente di entrambi, sono stato allievo, mi sono laureato con Giuliano Preparata, ma ho anche lavorato e imparato tanto da Emilio. Emilio, un personaggio immenso. Una simpatia, un modo sì, di una capacità comunicativa fuori dal comune, una cultura sconfinata, ammirazione totale da parte mia nei suoi confronti, anche di Giuliano. Sono stati dei maestri fantastici. E purtroppo, in particolare Giuliano, anzi direi solo Giuliano, aveva un carattere un po' ruvido e questo per lui è stato uno dei motivi per cui non ha potuto comunicare in maniera efficace le sue scoperte. Nel mio canale Passione per la Scienza, che ci guardavo e vedo un po' le visualizzazioni, non sono enormi perché qui è roba scientifica, quello ho preso di Guido Altarelli che parlava, l'ho ripreso, l'ho sistemato l'audio e ho visto che stamattina in un treno ha parecchie visualizzazioni. Anche lui, questo Guido Altarelli, che è venuto a mancare un po' di anni fa, diceva anche lui un carattere un po' scontroso, scorbutico, insomma non accettava la mediocrità, mi sembra di ricordare. Sì, era poco incline alla mediazione anche. Sì, era senza mezze misure e questo spesso lo metteva all'angolo nella comunità scientifica. Ma non è l'unico motivo, forse non è neanche il principale. Il principale motivo è che lui, con le sue idee, entrava in conflitto con il mainstream, cioè con quella linea di ricerca ampiamente finanziata e in cui lavoravano migliaia di persone, e in conflitto insanabile direi, perché nel caso per esempio della libertà asintotica le conseguenze di certi suoi risultati erano che magari certi esperimenti non avevano forse più molto senso. Diritto di esistere con queste teorie sue. E comunque mettevano almeno parzialmente in crisi certi approcci che poi avevano delle influenze importanti in tanti ambiti. E quindi era osteggiato probabilmente anche per questo. Questa è un po' una mia ricostruzione, io non posso citare nessuna circostanza precisa su questo, però diciamo che avendo vissuto per anni in questo ambiente, si era formato un bellissimo gruppo di ricerca negli anni 90 all'Università di Milano, c'erano tanti studenti
e alcuni dottori di ricerca che lavoravano con Giuliano, e si era formato veramente un bel gruppo, e noi avevamo questa sensazione chiara del tentativo di bloccare certe pubblicazioni. Io stesso ho subito questa situazione, alcune pubblicazioni non siamo riusciti a pubblicarle, la motivazione dei referì era risibile. Quindi abbiamo vissuto tutti noi questa cosa, possiamo testimoniare che ci fosse questo tentativo di fermare questo tipo di idee. Infatti queste cose non sono molto note, eppure a mio parere sono un passo fondamentale nella comprensione della materia, di come funziona la materia. Nessuno, la fisica del futuro sarà prendere in considerazione gli atomi che coerentemente collaborano e non più l'atomo singolo isolato che ha un secolo di vita. Posso dire con queste mie parole semplici che la fisica del futuro sarà la coerenza, cioè, secondo me. Assolutamente d'accordo. È uno strumento in grado di cominciare a studiare la complessità, perché fino adesso la fisica e la scienza in generale hanno compiuto un meraviglioso percorso nello smontare la materia, no? Prendere la materia, cominciare a smontarla, prendere pezzettini e scoprire quali sono questi pezzettini. Ma il passo successivo è capire come questi pezzettini interagiscono tra di loro allo scopo di formare dei sistemi complessi. A mio parere questo approccio è il primo passo, forse anche il secondo, per la comprensione di questa interazione tra i vari pezzettini. E quindi io penso che sarebbe di enorme importanza trasmettere magari ai nuovi studenti, ai giovani, queste idee che a mio parere sono di portata storica, e quindi sarebbe bello poter insegnare queste cose, perché si rischia di perderle completamente queste cose qui. Però dicevi, ricordando quello detto all'inizio, che se inizi a parlarne magari in maniera poco rumorosa, poco tecnica, però si inizia a rendersi conto di questa... Ma sì, almeno sarebbe bello instaurare una discussione su questi temi, no? Specializzando questo ragionamento invece ai plasmi quantistici, e quindi ci avviciniamo un pochino a quello che poi potrebbe spiegare i meccanismi LENR. LENR, ricordo, sta per Low Energy Nuclear Reactions, cioè reazioni nucleari a bassa energia, che sono le cose di cui si parlava all'inizio della chiacchierata. E quindi, volendo specializzare il caso dei plasmi quantistici, possiamo dire questo. Allora cancelliamo qua.